Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per amore e passione di dicembre 2025. Abbiamo il sole, ragazzi. È una carta di grande chiarezza mentale, è una carta di crescita, di prosperità ed è anche una carta che fa riferimento alle amicizie. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale e in più ci sono anche i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi, uno parte a gennaio e sarà live, mentre l'altro è un videocorso registrato per chi si vuole approcciare al mondo della cartomanzia. Bene, partiamo con un 2 di coppe, Scorpione. Abbiamo un 8 di coppe. Gli amanti. Wow. Un re di bastoni, la luna, asso di spade, diavolo, wow, è ruota della fortuna ragazzi, ma è una bellissima stesa. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta e cerchiamo di capire un po' com'è l'andamento energetico del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro e in un secondo momento andiamo a vedere i single, le coppie e il terzo gruppo dove di solito risiedono tutte le persone che non fanno parte dei primi due. Allora, partiamo da questo 2 di coppe. Per qualcuno può fare riferimento a una conoscenza o a qualche tipo di compromesso o di accordo. Abbiamo un 8 di coppe che avete già qui e un asso di pentacoli. Può essere che per qualcuno inizio dicembre effettivamente inizi come una nuova conoscenza, un nuovo, potrebbe anche essere compromesso, un nuovo accordo. Andiamo a vedere l'8 di coppe. Nove di spade, 2 di spade, 3 di coppe. Devi andare a vedere anche gli amanti. Re di bastoni che avete qui e 8 di spade. Ci sono come dei dubbi su questa situazione o su questa relazione. Tenete presente che avete un 9 di spade e un 2 di spade. Il 2 di spade è rappresentato da una fanciulla con gli occhi bendati e il 9 di spade è una carta ehm, di pensieri, mi verrebbe quasi da dire ossessivi. C'è come un tema, secondo me, qua che vi preoccupa. Considerato il 3 di coppe, potrebbe essere una terza persona. Andiamo a vedere il re di bastoni, amanti e 10 di coppe. Andiamo a vedere la luna. Mm, 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 mm.
Abbiamo un 9 di pentacoli e un asso di spade. L'asso di spade è girato al contrario. Io sento che qualcuno qui non ha detto tutto, ragazzi. Potrebbe esserci qualche cosa che vi sta preoccupando, che non avete reso, come dire, pubblico. Potrebbe anche essere che qualcuno stia bene così e non abbia voglia di andare al livello successivo della relazione. Può essere che c'è anche un 8 di spade. Io credo che ci sia qualche pensiero che rovina un po' la festa. Andiamo a vedere l'asso di spade, perché se qui c'è qualche cosa che viene, tra virgolette, occulto, e qui abbiamo anche la luna, può essere perché magari c'è qualche tipo di paura, sento che ad un certo punto verrà fuori. Andiamo a vedere questo asso di spade. Tre di spade e carro. Datemi una carta per il 3. Giudizio, papa e sole. Potrebbe essere, ragazzi, se l'otto di coppe, per esempio, fa riferimento a un viaggio, a uno spostamento, a un qualche tipo di gita magari che potreste organizzare, può essere che ci siano come degli imprevisti, che ci sia qualche cosa che ancora non vi è chiaro, ma ad un certo punto del mese, secondo me, diventerà palese. Allora, vedendo queste carte, io vi dico che sento come se qualcuno, non so se siete voi o l'altra persona, nel caso ci sia un'altra persona, però credo come se, sì, va bene vedersi, va bene frequentarsi, però non voglio niente di più. Sento questo gruppo di carte come qualcuno che non si vuole esporre e probabilmente è quello che a voi non torna tanto. L'asso di spade potrebbe essere un momento dove effettivamente si mettono come dei paletti, cioè del tipo, non lo so, se vuoi che continuiamo la conoscenza, la frequentazione, ci deve essere un'intenzione da parte tua, perché lì così a me non sta bene. Ci sono anche come dei dubbi a inizio mese. Andiamo a vedere il diavolo. Temperanza, cavaliere di coppe e 6 di spade. Sento che questa chiacchiera, questo chiarimento, può effettivamente riportare l'equilibrio. Vi dico, secondo me il diavolo, se c'è soprattutto questa paura, questo sentimento di sfiducia, che non è che vedo la sfiducia, però di solito quando c'è paura si è con i sensi molto allerta e si potrebbe creare effettivamente un po' di tossicità. In questo caso il diavolo mi parla di ipercontrollo. Sento che dall'altra parte potrebbe arrivare come una proposta di tregua, se vogliamo, o comunque un qualche tipo di offerta che effettivamente poi con la ruota della fortuna cambia la dinamica della situazione. Andiamo a vedere. Di solito la ruota della fortuna sono cambi molto 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 positivi. Abbiamo la stella e un 3 di pentacoli. È come se tornasse una nuova speranza. È come se si trovasse un nuovo punto di incontro, sento. Quindi, secondo me, c'è come questa situazione che potrebbe iniziare effettivamente con l'asso di pentacoli, anche se avete una relazione già in piedi, è come se fosse un nuovo inizio della relazione. Con 2 8 di coppe ci può essere qualche viaggio, qualche gita, come vi ho detto, o comunque mm, potrebbe anche essere paragonabile ad un nuovo obiettivo. E sinceramente per qualcuno, siccome c'è un 3 di coppe, se per caso ci fossero più di due energie nella vostra relazione, qualcuno qui potrebbe pensare di andarsene. Vi dico, a livello di fisico
c'è una bellissima attrazione, ma è come se uno dei due non volesse prendere posizione. Probabilmente, soprattutto se c'è una terza persona, può essere che uno dei due stia frequentando due persone e che ci sia come un ma provo, cioè ho preso accordi con la prima, però siccome non sono ancora del tutto convinta, provo comunque a continuare a conoscere un'altra persona. Qui c'è un po' da prendere posizione. Sento che qualcuno lo farà perché avete l'asso di spade. Vi dico, l'idea è come se qualcuno a un certo punto tirasse indietro, però questo dialogo, questa comunicazione, vi dico, qui avete anche il giudizio, il Papa e il Sole, quindi potrebbe proprio essere un momento di presa di consapevolezza, un momento di illuminazione, un momento di chiarezza mentale, dove io ho come l'idea che qualcuno telerà, cioè letteralmente dirà no, no, grazie, questi casini non sono per me, però poi alla fine arriva una proposta di un certo stile, come se la relazione o la situazione ritornasse in equilibrio per poi cambiare definitivamente, ragazzi. La ruota della fortuna di solito sono nuovi inizi. Qui abbiamo un asso di denari che è rotondo, assomiglia molto, no? Come disegno. Quindi è come se inizio dicembre iniziasse a cambiare questo panorama lentamente e poi a fine dicembre secondo me sarà completamente diverso, eh? Fatemi poi sapere nei commenti. Tra l'altro, se volete vedere le previsioni per il 2026, sono già tutte online e le trovate nell'oroscopo, scusate, nelle playlist dell'oroscopo annuale stagionale, così potete andare a vedere l'amore. C'è una stesa proprio specifica sull'amore per il 2026. Allora, parliamo di persone single. Io qui vedo nuovi inizi. Secondo me è qualcuno che già conoscete, non è qualcuno di nuovo, però potrebbe anche essere, adesso dipende anche un po' dalla decade in cui siete nati, il momento in cui incontrerete questa persona, però diciamo che potrebbe essere entro i primi 15 di dicembre. Non sarà una conoscenza chiara, ragazzi, cioè secondo me ci saranno come dei punti che vi faranno allertare. Il tentare di chiarirli potrebbe far venire della nebbia nella relazione, ma ad un certo punto, quando sarete chiari, determinati, precisi e concisi, anche un po' taglienti con la lingua, secondo me tutta questa tossicità che potrebbe svilupparsi, perché in realtà qua non la vedo, cambia, cambia assolutamente, cioè si toglie quella sorta di condizionamento che potrebbe effettivamente esserci. Se parliamo delle persone che sono in una relazione, mm, le cose non sono tanto lineari, sinceramente, per il vostro gruppo. Ci sono come degli alti e bassi, ci sono delle cose che non vi tornano, ci sono delle cose che non capite, ci sono dei disequilibri. Però vi dico, con questo gruppo di carte qui e il sole arriva la chiarezza mentale, arriva la presa di consapevolezza. Non vi nego che avendo un papa potrebbe essere qualche guida spirituale che vi fa, come dire, risvegliare, se vogliamo. E per guida spirituale non intendo necessariamente un coach o potrebbe anche essere un libro, ipotesi, no? È come se ci fosse un qualche cosa che vi fa fare clac al cervello. E da lì sento che potrebbe arrivare come un compromesso. Cioè, ho visto questa realtà perché prima non la vedevo con la luna, il 2 di spade, il 9 di spade, l'8 di spade. Prima era in una modalità diversa. Adesso che ho le cose più chiare, chiedo come conferme di questi limiti che sarebbero sani per me, per la relazione, e vedo se anche per l'altra persona c'è lo stesso tipo di mentalità. E secondo me sì. Cioè, avete un 6 di spade. Qui si tratta di allontanarsi da certe credenze limitanti, i dubbi, le preoccupazioni per il passato, la modalità vittima, le proiezioni. Ci sono una serie di cose qui che inquinano un pochettino la mente, che fanno
che creano come questa nebbia, ma secondo me il parlare chiaro con chi avete davanti dissolverà la nebbia, soprattutto perché arriverà come una proposta di accordo. Tenete presente che il Cavaliere di Coppe è l'innamorato per eccellenza e qui avete tante carte che parlano di amore, di sentimenti di un certo spessore. Quindi secondo me si tratta di mettervi un pochettino allo scoperto con l'altra persona e vedrete che le cose cambieranno, insomma. Avete anche una ruota della fortuna alla fine, quindi secondo me sarà un bel cambio positivo. Per le persone invece che sono in una relazione clandestina, non definita, difficile, sento che questa difficoltà la vivrete a causa della vostra testa. Fondamentalmente c'è un qualche tipo di pensiero o di forma pensiero che avete, e qui abbiamo 6 di spade, che sarebbe utile lasciare indietro perché è come se vedeste l'amore, gli accordi, la relazione in un certo modo, e qui lo vediamo, però questo modo è come se fosse, diciamo così, metà della medaglia. Io credo che qui il parlar chiaro aiuterà a cambiare e non di poco le dinamiche della relazione. Cioè, nel senso, qui pane è pane e vino è il vino, ragazzi. E vedrete che verranno fuori come dei falsi trigger, cioè cose che voi pensavate essere preoccupanti, vi renderete conto che poi in realtà non sono così. E secondo me la relazione cambierà in meglio, eh. Potrebbero esserci i cuoricini, questa volta. Sapete che io non oso mai dare false speranze, però effettivamente con tutte queste belle carte potrebbero essere cuoricini. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Uh, guardate, trascendere gli ostacoli. Sì, ma io infatti sento che c'è come un piccolo inghippo nel mese di dicembre, che comunque in qualsiasi gruppo siate, 1, 2 o 3, single, coppie o il terzo, sento che sarà superato, si trascenderà questo oracolo, sì, questo ostacolo. Parla anche di apprendimento, di espansione, di una nuova fase e di prepararvi per un'unione. Wow, Scorpione è una bellissima stesa, da speranza. Andiamo a vedere quale sarà il segno zodiacale con il quale avrete più a che fare nel mese di dicembre. Ariete, poi io potrei anche dirvi Capricorno, Toro, Leone e Cancro. Potrebbe anche affacciarsi un Gemelli, però diciamo che questi sono quelli che risaltano di più, anche Acquario, anche Sagittario. Sì, i segni di fuoco sono molto presenti nella vostra lettura. Ariete, Leone, Sagittario. Allora, carta numero 38, guide personali, e qui si parla di qualcuno come un angelo, e qui effettivamente avete la temperanza, dove anche nella carta degli amanti c'è l'angelo e ce l'avete qua 2 volte, nella carta del 2 di coppe c'è l'angelo, nella carta del giudizio c'è l'angelo, quindi c'è qualche angelo che vi sta proteggendo e parla di spiriti familiari, quindi se per caso avete perso qualcuno di caro, che non è più su questa terra, può essere che sia lì di fianco a voi per dirigervi, proteggervi, accompagnarvi, guidarvi. Carta numero 40, maestri ascesi, e anche qui parla di spiriti devoti che hanno intenzioni specifiche. Qui fa vedere Madre Teresa di Calcutta, San Francesco, quindi ehm, sono tutti personaggi che hanno lasciato come un'impronta, una grande impronta nell'umanità. Chissà che non sia anche il vostro scopo nella vita. E poi abbiamo carta numero 34. Ecco, questa carta parla di emozioni, letteralmente una corrente di emozioni, come se foste elettrici,
e parla di sentimenti incontrollati, ma io lo sento tanto nella prima parte del mese perché ci sono come delle cose qui che vi forviano la mente, forviano si dice, la mente. Però guardate, tutto sommato è una bellissima lettura, arriverà come questa chiarezza mentale, secondo me. Amici dello Scorpione, questo è quello che io avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di informazione. Fatemi comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonamenti. In quella parte io tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, lavoro, salute, piuttosto che soldi, insomma, ce n'è una serie, e in più tratto temi di metafisica, di metamedicina, insomma, tutto quello che è un po' l'astrale, il mondo sottile, quello che non si vede, e tenete presente che sono tanti anni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine di numero perché il tutto è stato studiato come se fosse un corso di formazione. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!